Gli illuminati esistono? Sì, gli illuminati esistono. E chi sono gli illuminati? Sono i sacerdoti di una grande chiesa. Una grande chiesa? Ma che chiesa è mai? Quella di cui sono sacerdoti gli illuminati. È la chiesa del patriarcato. Il patriarcato. Il sistema sociale che viene dopo il matriarcato. E il patriarcato è stato inventato dagli ebrei. E il testo base del patriarcato è il Decalogo di Mosè, 1330 a.C. Decalogo di Mosè e 10 comandamenti. Il comandamento fondamentale è non desiderare la roba d'altri. Il patriarcato nasce così. È un ordine del Dio Yahweh, il Dio più forte che sia mai apparso sulla faccia della terra, il Dio che crea tutto ex nihilo. Allora, il patriarcato si basa sulla proprietà privata. Siccome il patriarcato, nella sua forma più forte, divina, è stato inventato dagli ebrei, gli ebrei detengono il copyright del patriarcato. Essi sono i sacerdoti del patriarcato, i grandi sacerdoti di quella grande chiesa che è il patriarcato, il quale patriarcato si basa sulla proprietà privata, senza dover ricorrere alle armi o agli eserciti. Questa grande religione della proprietà privata ha conquistato tutto il mondo. Tutto il mondo, tutti gli uomini sono rimasti incantati da questa grande religione che ti offre la sacralità della proprietà privata. E in tutti i tempi e in tutti i luoghi i sacerdoti di questa grande religione, la religione più diffusa che ci sia sulla terra, sono stati gli ebrei. Sono loro gli illuminati, è chiaro. Loro hanno inventato il patriarcato, loro hanno inventato questa grande religione e loro hanno il copyright e loro hanno i diritti d'autore. In tutti i tempi e in tutti gli spazi, da quando il patriarcato è stato inventato, gli ebrei sono stati gli illuminati nel senso che hanno gestito l'universo patriarcale. Poi nel corso della storia abbiamo avuto degli ordini minori, diciamo, degli ordini religiosi minori interni al patriarcato. Possiamo fare l'esempio dei Templari. I Templari, sapete no, i Templari sono tanto famosi, specialmente tra i giovani ci vanno matti per i Templari. E i Templari avevano costituito una potenza a livello di 3 continenti, Asia, Africa, Europa. Potentissimi Templari, potentissimi e anche misteriosi. C'è il Bafometto che sintetizza un po' le 3 religioni, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, erano potenti e imitavano, copiavano dai grandi sacerdoti del patriarcato, cioè dai grandi sacerdoti ebrei, e avevano fondato le banche, loro gestivano il denaro a livello internazionale, sì, internazionale, intercontinentale, i Templari, di cui tutti vanno matti, i Templari, gli scrittori, i registi e anche i giovani fanno tutti matti per i Templari, però ci ha pensato Filippo il Bello. Filippo il Bello li ha eliminati tutti i Templari e Filippo il Bello è quello che ha mandato il suo luogotenente, no? Guglielmo di Nogaret a Roma a prendere a sberle il Papa Bonifacio VIII, capito? Quello Filippo il Bello. Filippo il Bello non ha guardato tanto per il sottile, non aveva nessun senso di inferiorità nei confronti dei Templari, li ha eliminati. E poi un altro sottoordine religioso, di illuminati è stato quello dei Gesuiti. I Gesuiti tra il 600 e il 700 avevano in mano i segreti delle case regnanti italiane, europee.
sono i grandi confessori di re, regine, principi e principessi, i gesuiti. A un certo punto davano un po' troppo fastidio, tant'è vero che la stessa Chiesa Cattolica dovette abolirlo, l'ordine dei gesuiti. Rinasce ai tempi del congresso di Vienna, dopo il 1815, ma diciamo così non ha più il potere di una volta. Illuminati, anche i gesuiti, ricordiamo padre Francesco Saverio, quello che cristianizza le Indie orientali, ricordiamo il padre Ricci, quello che va in Cina un po' come c'era andato prima Marco Polo. E poi un altro sottoordine religioso di illuminati è quello dei massoni, della massoneria, ma guarda caso però che tutta la simbologia della massoneria si rifà al mondo ebraico, al tempio di Re Salomone. La massoneria ha avuto il suo periodo aureo nell'Ottocento e quasi tutto il Novecento. Prima metà del Novecento ha avuto i suoi martiri la massoneria, ai tempi del nazismo e del fascismo, ai tempi del nazifascismo sono state eliminate, distrutte tante logge massoniche, però anche la massoneria si rifà al grande ordine religioso degli illuminati ebraici. E oggi la massoneria, con rispetto parlando della massoneria, vivacchia un pochettino così, vivacchia un po' come vivacchiano i Rotary Clubs, come vivacchiano, che so, i Lions Club, va bene, ma c'è stato un periodo in cui la massoneria è stata veramente grande. Oggi la massoneria vive della luce riflessa che proviene dai grandi sacerdoti ebrei della grande chiesa patriarcale. Diciamo che la funzione della massoneria oggi è secondaria. Allora, gli illuminati esistono gli illuminati, e sono, diciamo, gli ebrei che gestiscono le situazioni a livello globale, le situazioni economiche, finanziarie, e gestiscono anche la cultura, il giornalismo, la cinematografia, ma gestiscono anche la scienza. Fate un po' il conto voi, a questo mondo ci saranno 80, 90, 100 milioni di ebrei, e poi la restante parte della popolazione mondiale è fatta di 5-6 miliardi di persone. Fate il conto un po' voi quanti sono i premi Nobel che prendono gli ebrei con il numero dei premi Nobel che prendono i non ebrei, e vedete un po' voi che anche la scienza è gestita dagli ebrei. Sono loro gli illuminati, e sono i sacerdoti della grande chiesa patriarcale. Nessuno la conosce questa chiesa patriarcale, non è nominata così chiesa patriarcale, sono io che la chiamo la grande chiesa patriarcale, che è stata inventata dagli ebrei, è stata gestita dagli ebrei, loro l'hanno inventata, loro hanno il copyright, loro hanno diritti d'autore. È giusto che sia così. Siamo in patriarcato, dobbiamo rispettare le regole del patriarcato, però per soffrire di meno in patriarcato, prendiamo atto che esistono questi illuminati, va bene? Illuminati sono gli esponenti della classe più elevata del mondo ebraico, tra cui in special modo i Leviti. Però per soffrire un po' di meno in patriarcato, il quale patriarcato si basa sulla proprietà privata, ricordiamoci che più che un furto, come diceva Marx, i marxisti, più che un furto la proprietà privata è un'illusione, quindi dobbiamo cercare di mettere dentro il patriarcato un po' di buddismo per rendere il patriarcato il meno doloroso possibile, cioè avere la consapevolezza che tutto sommato, come diceva anche il grande filosofo inglese Hume, ma l'aveva detto prima anche Buddha, la proprietà privata è un'illusione. Quindi non scanniamoci troppo per averla la proprietà privata, accettiamo il fatto che il mondo patriarcale è fatto così, si basa sulla proprietà privata, ci sono gli illuminati che gestiscono il mondo patriarcale, e noi che siamo dentro il mondo patriarcale cerchiamo di sopravvivere a tutte le contraddizioni del mondo patriarcale, rendendoci conto che in ultima analisi la proprietà privata è un'illusione. D'accordo? Come diceva il Buddha, ci vuole qualche iniezione di buddismo dentro il mondo patriarcale. Comunque gli illuminati esistono, ed essi sono soprattutto gli ebrei, perché sono gli ebrei ad aver inventato il patriarcato, è giusto che si abbiano il copyright e i diritti d'autore
del patriarcato. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.